un paio di minuti di silenzio. C'è il silenzio che è lo sfondo di tutti i suoni, c'è il silenzio della mente, che è lo spazio dove appaiono tutti i pensieri, e poi c'è il silenzio del nulla che appare come tutto e che comprende tutto. Ehm, Nell'apparire di ogni cosa si nasconde, eppure rimane imperdibile. E in questi 2 minuti ci troviamo, anche se vengono pensieri, anche se ci sono suoni, forse a contatto con la possibilità di, ehm, essere questo silenzio del nulla che appare come tutto, che è sempre lo stesso ed è sempre nuovo ad ogni istante. Va bene. Probabilmente qualcuno di voi ha visto un vecchio film che si intitolava di sordi, che si intitolava, "Detenuto in attesa di giudizio", che era la storia di questo, credo ingegnere, che era emigrato in Svezia, dove aveva messo su famiglia, e dopo qualche anno decide di tornare in Italia per far vedere l'Italia alla moglie, insomma per rivedere la sua terra d'origine, se non che appena arriva al confine lo arrestano per un errore giudiziario dovuto al crollo di un ponte in cui sembrava che fosse coinvolto lui, ma insomma intanto prima del processo viene portato in galera e insomma c'è tutta l'odissea di questa persona che si ritrova in una situazione completamente, diversa dalla sua vita, no. Ecco, voi prendete un stimato professionista, un chirurgo, un architetto, un notaio, mettetelo in prigione, tagliategli i capelli come tutti gli altri detenuti, mettetegli una una tuta come tutti gli altri detenuti, chiamatelo con un numero e non più con il suo nome, e dopo un po' è molto probabile che avrà una crisi di identità, perché scoprirà che in qualche modo quello che lui credeva di essere dentro, in gran parte dipendeva da come lo vedevano da fuori, e quindi a quel punto non sa più chi è, perché siccome adesso da fuori lo vedono in modi completamente diversi, a quel punto non sa più chi è. E da questa esperienza una persona può uscire o distrutta, oppure in qualche modo, con una visione totalmente diversa di se stessa e della vita. Più raro succede questo, ma può succedere. Ecco, noi, dentro pensiamo di essere tante cose e non ci rendiamo conto che queste cose sono definizioni che diamo di noi vedendoci da fuori, capite? Io sono, un insegnante, ma chi sono io? Un insegnante è la professione, non è chi sono,
capite? Io sono italiano, ma questa è la nazionalità, non è chi sono. Io sono maschio, femmina, ma questo è il sesso, non è chi sono. E così via. E allora chi sono? È interessante, ho fatto l'esempio della prigione, che, in diverse tradizioni, sapienziali, spirituali, in alcune almeno di queste, si inducono appositamente quella deprivazione di identità che avviene quando appunto uno finisce in prigione. In fondo, pensate, uno si fa monaco e viene rapato e i capelli non danno più quell'aspetto che aveva prima, si mette un saio come tutti gli altri, uguale a tutti gli altri, e cambia addirittura nome, gli viene dato un altro nome. Anzi, a volte succede, addirittura in certe forme di zen urbano negli Stati Uniti, si faceva, questo esperimento. Una persona che voleva fare un ritiro intensivo, da solo, veniva invitato ad andare in un'altra città dove non era mai stato prima, per 3 giorni, per 3 giorni, in un'altra città dove non era mai stato prima, senza portafoglio, senza carta d'identità, senza soldi, e doveva stare lì 3 giorni e vedere che succedeva. Praticamente come un barbone, capite? E allora nell'idea che a un certo punto, quella che è la sua identità normale viene messa fortemente in dubbio e magari forse comincia a affacciarsi perlomeno la domanda: "Chi sono io?" Anche in un ritiro, silenzioso, ci sono dei ritiri per esempio di Vipassana che durano una decina di giorni dove, mhmm, non si parla con nessuno, si tende a non comunicare con gli altri, neanche con lo sguardo, con i gesti, ma ci si concentra, sulla consapevolezza di tutto quello che avviene, fisicamente e psichicamente, ma senza cercare deliberatamente un contatto con gli altri. Naturalmente che cosa significa? Si vive in un gruppo di persone, si dorme spesso in stanze che si condividono con altri, si medita con altri, ma, nessuno sa chi siamo. Possiamo essere una persona ricchissima, una persona poverissima, possiamo essere un intellettuale, un ignorante, ma nessuno lo sa. E anche lì quindi, in qualche modo ci si ritrova, senza più quelle coordinate interpersonali che continuamente ci dicono chi siamo e che noi usiamo per definire noi stessi. Ecco, quindi tutte questi aspetti, ci sfidano l'idea che abbiamo di noi stessi. A volte lo facciamo deliberatamente facendo un ritiro come quelli che ho detto, altre volte è la vita che ci mette in una situazione di questo genere, no, chi sono io? Che cosa resta, della mia, identità quando tutto cambia fuori di me, tutto quello che mi definisce da fuori cambia. Ecco, e qui, la prima cosa che succede è che mi viene il dubbio di essere nessuno, di non essere nessuno. Cioè passo da qualcuno
ha un grande punto interrogativo dietro cui ci sta nessuno, capite? Ecco, tant'è vero che la frase rassicurante che molti usano, come negli sketch di Totò quando prende in giro quei borghesi pieni di loro, è: "Lei non sa chi sono io", no, e d'altra parte, se qualcuno ci dice: "Tu non sei nessuno", spesso lo viviamo come un'umiliazione, no, essere nessuno di che sa? Beh, è interessante che se vediamo per esempio il mito di Ulisse nell'Odissea, scopriamo che gli è tornato molto utile ad Ulisse dire che era nessuno, no, quando incontra Polifemo e cerca di liberarsene, e Polifemo gli chiede: "Come ti chiami?" E lui dice: "Nessuno." Poi quando lo acceca arrivano gli altri ciclopi, e di chiedono a Polifemo: "Ma chi ti ha ridotto così?" E lui dice: "Nessuno." E allora quelli se ne vanno. Quand'è che cominciano i guai? Quando Ulisse, che con la nave ormai è fuori dalla portata del ciclope, non resiste più e gli dice: "Guarda che io sono Ulisse, sono io che t'ho fregato." E a quel punto Poseidone, che è il dio del mare ed è padre del ciclope, sa chi è e a quel punto gli crea, cioè rimanda di anni il suo ritorno a casa, avendo potere sulle acque del mare. Quando Ulisse diventa qualcuno, passa un sacco di guai. Ecco, se pensiamo all'arte indiana buddista, ci accorgiamo per esempio che le prime rappresentazioni, nei bassorilievi, eccetera, del Buddha ritraggono un'assenza, non una presenza, cioè non lo ritraggono mai in forma antropomorfa. Le statue del Buddha in forma umana vengono dopo, ma le prime, diciamo manifestazioni artistiche rappresentano il Buddha con, un trono vuoto, oppure con delle impronte dei suoi piedi, ma non con i suoi piedi. Oppure con un circolo che rappresenta il suo insegnamento. Il Buddha è rappresentato come un'assenza. Tra l'altro sapete, credo che appunto una degli insegnamenti centrali del buddismo è l'insegnamento del non sé, dell'anatta, no, è interessante, no, tutto questo. Essere nessuno è qualcosa che viene rappresentata per indicare il Buddha che è, l'archetipo del risvegliato, no, ma se ancora diciamo proseguiamo lungo la linea, buddista, ci sono degli aspetti interessanti, della vita di un grande esponente di buddismo mahayana che era Shantideva. Shantideva nella narrazione che ne fa brillante narrazione che ne fa, ehm, Steven Batchelor, racconta Shantideva nasce come figlio di un re, destinato quindi secondo, insomma tutti a diventare successore del padre. Se non che a un certo punto lui ha una visione del Buddha, diciamo, che è Manjushri, che sarebbe il Buddha della saggezza, e in base a questa visione decide di lasciare, tutto quanto e di entrare in un monastero buddista e farsi monaco. Ora, Steven Batchelor commenta, no, il fatto che in realtà ognuno di noi, soprattutto se ha dei talenti, ma anche, chiunque di noi,
vive in un certo ambiente, mostra certe predisposizioni e, riceve spesso delle pressioni, dei condizionamenti a fare certe cose, a diventare quello che gli altri si aspettano, no, ehm, che non è forse, spesso l'espressione più autentica di quello che dentro di noi sta fiorendo. E questo crea dei conflitti fra quello che gli altri si aspettano che noi facciamo, che noi diventiamo nella vita, e quello che invece preme da dentro creativamente. E in base a questo conflitto, la visione di Manjushri nel caso di Shantideva è l'intuizione profonda di quella che è la sua vera via e in base a quella prende il rischio di non soddisfare le aspettative che ha intorno a sé, che, ripeto, sono i modi in cui gli altri ci vedono e con cui noi spesso ci vediamo. Invece segue qualcosa di più misterioso e di più forte dentro di sé ed entra in un monastero. Ora, ci si aspetterebbe che, quindi diventasse un monaco stimato e riverito. Invece no, non viene non viene preso in considerazione dagli altri monaci. In realtà sembra che non faccia niente di speciale, tant'è vero che a un certo punto vengono così si fanno l'idea che lui sia uno di quelli che mettono in pratica solo i 3 fondamentali dell'essere umano, cioè dormire, mangiare e andare al gabinetto. Quindi era considerato un fannullone, se non che a un certo punto decisero di sbarazzarsi un po' di lui e forse anche di altri che, ritenevano che non facessero assolutamente niente. E allora, escogitarono, questa trovata che ogni monaco doveva, al cospetto di tutti gli altri, esporre qualche aspetto della sua comprensione dell'insegnamento buddista. Sicuri che, Shantideva non avrebbe detto nulla di sensato e che quindi avrebbero avuto l'occasione per cacciarlo via dal monastero. E quando toccò a lui di salire sul podio, diciamo, gli chiesero, come a tutti, che cosa preferisse, se preferisse, esporre aspetti dell'insegnamento già presenti nelle scritture o dare un nuovo insegnamento. E lui scelse di dare un nuovo insegnamento nell'ilarità generale, perché tutti si aspettavano castronerie su castronerie. E invece Shantideva comincia a recitare il suo poema di 900 versi, che è uno dei testi più diffusi e più importanti del buddismo, Mahayana, che si chiama il Bodhicharyavatara. E tutti rimangono a bocca aperta per la profondità, l'intensità di questo insegnamento. E poi quando verso la fine, lui a un certo punto, recita un verso che dice così: "Quando di fronte alla mente non resta più né qualcosa né niente, allora, non essendoci alternative, la mente che conosce cessa e c'è pace completa." Mentre diceva questo verso centrale, fondamentale dell'essenza dell'insegnamento Mahayana, comincia Shantideva a sollevarsi in aria e gli ultimi 100 versi li recita con una voce sempre più distante mentre sale in cielo e sparisce. I monaci, a questo punto, entusiasmati e stupefatti, vanno in cerca lo cercano nei dintorni e lo ritrovano in un piccolo villaggio lì vicino e gli chiedono di tornare nel monastero per insegnare. Ma Shantileva dice di no, dice che però se vanno nella sua cella troveranno il testo scritto con un commento e potranno studiarselo.
Dopodiché non se ne sa più niente. A meno che non si prenda in considerazione l'apparizione su per giù in quel periodo di un personaggio in quelle zone, che era un Mahasidda. I Mahasidda erano degli personaggi molto anticonvenzionali, che non si facevano monaci, non amavano il monachesimo, ma amavano vivere, nella vita ordinaria, a contatto con tutti i tipi di persone, e avevano dei comportamenti spesso eccentrici e a volte considerati, ehm, diciamo, in qualche modo provocanti rispetto alla morale stabilita, alle differenze delle caste, a tutte queste cose. Era gente che si comportavano in modi liberi e anticonvenzionali, e, precorrono poi e si ritrovano anche nella fase tantrica poi, no, che sappiamo, ha dei modi di comportarsi, eccetera, estremamente diversi dal monachesimo. Ora, questo Mahasiddha, che sembrerebbe essere appunto, di nuovo Shantideva, in una piccola città trova lavoro come guardiano all'ingresso della reggia, e quindi se ne stava lì con una enorme spada dorata, che in realtà era fatta di legno, e fece questo umile lavoro per 12 anni, finché a un certo punto il re scopre che quel guardiano così poco appariscente era nient'altri che il grande Shantideva. E allora andò da lui per chiedergli gli insegnamenti, e a questo punto Shantideva scompare un'altra volta e non si vede. Poi si sa che questo Mahasiddha si sposò con una donna di bassa casta, anche questo è un comportamento, che in India era considerato riprovevole, e andarono a vivere insieme in una grotta, in un luogo isolato. Ecco, come vedete, fin dalla primo episodio della reggia, poi nel monastero, poi vicino al palazzo del re, lo schema è sempre quello, cioè come dice, Steven Batchelor, possiamo notare come tutti questi episodi abbiano una struttura simile. C'è una persona evidentemente dotata di grande talento, che si dissolve nell'anonimato tutte le volte che questo suo talento emerge in superficie. Cioè ogni volta che scoprono che lui è qualcuno, diventa nessuno. Che succede se uno non sparisce? E questo è carino, si trova in un racconto della tradizione taoista, che non c'entra niente col buddismo, ma vedete che il tema è simile, anche se fa vedere quello che succede quando non si sparisce, no? Ecco, ve lo leggo questo raccontino. Liet Zi si mise in viaggio verso Chi, che è una città, ma a metà strada tornò indietro. Sulla via del ritorno incontrò il suo maestro, che gli chiese come mai fosse già di ritorno. Mi sono spaventato, disse. Ti sei spaventato? Domandò il maestro. Perché? Ho mangiato in 10 locande e in 5 di esse sono stato servito per primo. E di questo ti sei spaventato? Chiede il maestro. Quando l'integrità di un uomo non è perfettamente salda, il suo potere emana dal corpo e forma un'aura che seduce il cuore degli uomini. Noi lo chiamiamo carisma, questa aura. Questo fa sì che egli venga onorato più degli anziani, e da ciò derivano confusione e problemi. Il solo profitto dei locandieri è vendere riso e minestra, ed è un ben magro profitto. Il loro potere è minimo. Ora, se uomini che hanno così poco da guadagnare da me mi rendono tanto onore,
che cosa succederebbe con il principe della città di C, dove lui era diretto, che si dedica completamente agli affari di Stato? Di sicuro mi affiderebbe un incarico e si aspetterebbe da me grandi cose. E questo mi ha spaventato. Un eccellente punto di vista, disse il suo maestro, però bada, anche se ti ritiri, ci sarà sempre qualcuno che proietta le sue aspettative su di te. Qualche tempo dopo, il maestro si recò a far visita agli zii. Il portico della casa era pieno di scarpe di visitatori, cioè aveva un seguito numeroso. Allora il maestro restò un attimo pensoso e poi se ne andò silenziosamente. Uno degli ospiti lo riferì agli zii, che corse fuori a piedi nudi con le scarpe in mano, raggiunse il maestro quando stava per uscire dal cortile. Sei venuto fin qui, maestro, e non mi dai nemmeno la mia medicina? Troppo tardi, disse il maestro. Ti avevo detto che la gente avrebbe proiettato le sue aspettative su di te. Ora è successo. Non è che tu sappia come attirarli, è che non sai come tenerli lontani. A che ti serve avere questo effetto sugli altri, che è incompatibile con la propria pace? Le vane parole dei tuoi ammiratori sono veleno. Se vai avanti così, il tuo sé diventerà vacillante, sarai inconsapevole, disattento e sarà impossibile aiutare la tua maturazione. Beh, insomma, io ho visto diverse persone che avevano una notevole comprensione e profondità delle cose spirituali, trasformarsi piano piano, mano a mano che aumentava il loro seguito, fino a diventare caricature di un guru. Mi viene in mente di raccontarvene una di queste persone che aveva un notevolissimo carisma, e che, a un certo punto, si stabilì, qui in Italia, con le donazioni del suo seguito che diventava sempre più, grande, si fece comprare la casa e viveva in questa casa, però, aveva problemi perché non essendo italiano, c'era il problema del soggiorno, no, per cui, gli dicevano: "Se lei non ha un lavoro, non può stare in Italia, stabilmente". E allora in uno dei suoi discorsi con i suoi allievi, avrebbe detto: "Ma vi rendete conto, cioè, che, devo avere un lavoro per rimanere qui, ma uno che è arrivato al mio livello spirituale, che lavoro può fare?" Se fossi stato lì avrei detto: "Qualunque lavoro". Se tu arrivi a un livello spirituale, così elevato, tu puoi fare anche il lavapiatti, non importa che lavoro che fai. E invece l'idea era questa, no, c'è sta avvengono queste trasformazioni da nessuno a qualcuno, appunto, no? È interessante anche, per ritornare al buddismo, quello che accadde, a Bodhidharma. Bodhidharma era un buddista indiano che partì per la Cina, arrivò in Cina ed è famoso perché è il fondatore, il primo patriarca di quella scuola buddista, cinese che si chiama Chan e che poi emigrò anche una parte in Giappone e divenne quello che noi oggi conosciamo come Zen. L'iniziatore di questa tradizione era Bodhidharma, che se ne andò in Cina. Quando stava in Cina del Sud, l'imperatore venne a sapere che un famoso buddista indiano passava di lì. Siccome l'imperatore
era un buddista era un mecenate del buddismo, naturalmente, lo invitò a corte per una conversazione e Bodhidharma andò dall'imperatore. Allora l'imperatore a quell'epoca, essendo un laico, c'era l'idea che, il laico deve accumulare dei meriti karmici, facendo del bene alla comunità buddista, eccetera, per avere delle rinascite favorevoli. Quindi c'era questo accumulo dei meriti del karma, no, e allora, l'imperatore gli fa un elenco, dice: "Io ho fondato tanti templi, ho fatto ordinare migliaia di monaci, ho dato un sacco di donazioni, eccetera, eccetera." Dopo quest'elenco dice: "Quanti meriti ho accumulato?" E Bodhidharma gli risponde: "Nessun merito." Allora l'imperatore un po', dice: vabbè, ma allora che cos'è sacro?" E Bodhidharma dice: "Niente di sacro, solo un vasto vuoto." Al che l'imperatore ancora più, sconcertato gli dice: "Ma chi sei tu che parli così?" E Bodhidharma disse: "Non lo so." Dopodiché se ne andò via e credo che abbia fatto bene perché se continuava a parlare forse avrebbe passato qualche guaio. Andò al monastero di Shaolin. Secondo sempre la leggenda o perlomeno quello che si racconta, perché non c'è niente di storicamente accertato, però pare che lì trovò dei monaci, un po' rattrapiti perché meditando non facevano sufficiente movimento fisico, allora introdusse dei movimenti fisici anche ispirati agli animali che poi daranno luogo alla grande fioritura del monastero di Shaolin come centro di Kung Fu. Però lui si mise a meditare davanti a un muro, pare per 9 anni, senza dare attenzione a nessuno che chiedesse insegnamenti. Se non che c'era un monaco che, voleva assolutamente, da lui, l'insegnamento e allora, faceva di tutto, ma per attirare la sua attenzione, ma lui lo ignorava bellamente. Finché questo monaco, per mostrare la sua motivazione, si tagliò un braccio e glielo buttò lì davanti per dire: "Ecco, guarda quello che sono disposto a fare." A questo punto Bodhidharma gli disse: "Vabbè, che vuoi?" E allora lui disse: Maestro, la mia mente è irrequieta, è agitata, non ha pace, dai pace alla mia mente." E Bodhidharma gli disse: "Portami qui la tua mente e io le darò pace." Dopodiché questo cercò e poi gli disse: "Maestro, io per quanto l'abbia cercata, non la trovo la mia mente." E Bodhidharma gli disse: "Ecco, già gli ho dato pace. Se non c'è la mente, non c'è neanche l'irrequietezza, no?" Che cosa succede? Succede che quella per mente noi possiamo anche chiamarla io, ha cercato e ha scoperto di non essere qualcuno, ma di essere nessuno. Ecco, ora questa scoperta, questa messa in discussione di quello che normalmente crediamo di essere, di quel qualcuno, questo trovarci di fronte a un nessuno, come abbiamo detto a volte è la vita che ci pone davanti a questo. C'è una bella testimonianza di un medico che racconta un episodio della sua vita che mi sembra sia in linea con questo. Ve lo leggo perché è molto intenso. Dunque, dice: "Ero tirocinante e parte del mio lavoro consisteva nel girare con le varie équipe
e visitare i pazienti. Quando entravamo notavo sempre il loro sguardo, intimiditi, apprensivi, si sentivano casi clinici, esempi delle varie malattie. Odiavo tutto questo, ma ero soltanto un tirocinante. Però ricordo un tizio che era completamente diverso. Credo che questa persona abbia cambiato la mia vita. Era un uomo di colore sui 60 anni, molto simpatico, molto furbo e molto malato. Continuavamo a tornare al suo letto per l'incredibile complessità della sua malattia, con sintomi che si sovrapponevano uno dopo l'altro, chiedendoci come potesse essere ancora vivo. Era una cosa molto strana. Lo vedevamo per scoprire non che malattia avesse, ma perché fosse ancora lì. Avevo la sensazione che egli potesse leggere dentro di noi. Quando entravamo, diceva: "Salve ragazzi", come si farebbe con un gruppo di bambini di 10 anni che sciamasse in casa per fare uno spuntino, interrompendo i giochi nel giardino. Era contento e divertito. Qualcuno di noi si sentiva a disagio. Io ero molto incuriosito, ma per qualche settimana non ebbi l'occasione di restare solo con lui. Ogni tanto peggiorava e veniva portata in terapia intensiva. Poi, con sorpresa di tutti, si riprendeva bene e lo riportavamo in corsia e quando andavamo in visita diceva: "Ancora qui, ragazzi?" fingendo di essere sorpreso che noi fossimo ancora da quelle parti. Una notte ci fu un'emergenza, stava molto male. Così presi l'iniziativa e andai a visitarlo da solo. Sembrava in condizioni critiche, ma dopo qualche secondo tornò vigile, sorrise e disse: "Allora, come se mi avesse aspettato, come se avesse saputo quanto poi io lo avrei amato." Queste cose succedono negli ospedali. Penso che dimostrai la mia sorpresa quando disse: "Allora", ma ridemmo un po' e rimasi lì semplicemente preso da quella persona. Poi disse qualcosa, per metà domanda e per metà qualcos'altro, che mi colpì molto. "Chi tu?" disse, con una sorta di sorriso. Solo questo. "Chi tu?" Cominciai a dire: "Sono il dottor", ma poi mi interruppi bruscamente. Ed è difficile descrivere quello che mi accadde. Fu una specie di astrazione totale. Tutte le possibili risposte a quella domanda cominciarono a passarmi per la mente e tutte sembravano vere, ma al tempo stesso non completamente giuste. Sì, sono questo e sono quello, però anche quell'altro, ma non del tutto. E questo non è il quadro completo. Il quadro completo è: i miei processi di pensiero presero un indirizzo di questo tipo. Niente di simile mi era mai successo prima, ma ricordo di essermi sentito euforico. Forse si capiva, perché mi fece un bel sorriso e disse: "Sono contento di conoscerla." Il suo tempismo era incredibile. Parlammo del più e del meno per 5 minuti, niente di particolare, credo di bambini. Alla fine riuscii a dire: "Posso fare qualcosa per lei?" E mi disse: "No, sto bene, grazie, dottor." Fece una pausa per il nome e questa volta glielo dissi. Mi sorrise ancora con quel suo viso e questo è tutto. Morì qualche giorno dopo, ma ancora oggi è qui con me. Penso sempre a lui nel bel mezzo delle visite. Un momento particolare o un paziente particolare me lo fanno tornare alla mente. Chi tu? Per anni avevo studiato per diventare medico e nel far questo mi ero quasi perso. Quest'uomo mi aveva tolto la laurea e poi me l'aveva ridata con la scritta "e poi, e anche, e ancora", non lo dimenticherò mai.
Ecco, chi tu toglie, butta via il qualcuno e crea un nessuno che però è uno spazio dove c'è e poi e ancora, uno spazio aperto, uno spazio libero. È come è la leggerezza dell'anonimato che si contrappone al peso dell'ambizione. È essere anziché fare o avere. Se ci fate caso, quando per esempio veniamo toccati direttamente dalla vita, specie quando magari è minacciata la nostra incolumità o quella dei nostri cari, la mente tende spesso a contrarsi di fronte al senso di vulnerabilità che la pervade, il fatto che la vita mi sta toccando e mi sta magari facendo pure paura o male, no? Allora questa vulnerabilità, allora per schermarsi da questa sua fragilità, la mente si identifica o cerca di identificarsi con immagini tratte da modelli esterni di forza, di virilità, gli eroi, no, oppure anche di debolezza, la vittima, il perdente. Cioè ci sentiamo nudi, esposti al tocco della vibrazione della vita e preferiamo evitare l'acuta coscienza di questa fragilità attraverso un filtro, una definizione di noi stessi che interrompa questo diretto sentire. E allora divento una persona forte oppure una persona debole, ma comunque qualcuno che mi liberi dall'inquietante sensazione di essere un nessuno indifeso, esposto a qualsiasi influsso esterno, diciamo. Per esempio, talvolta, no, quando riceviamo un'offesa, quello che più ci brucia non è l'offesa, la ferita in sé, ma il fatto che ne siamo stati toccati, che continuiamo ad accusarne il colpo, perché ammettere questo ci mostra l'illusorietà della nostra presunta indipendenza, del nostro presunto isolamento da tutto il resto e quindi ci mostra la natura fittizia di questo nostro io apparentemente separato e ci sentiamo invece come una foglia al vento, alla mercé di ogni brezza del mondo intorno a noi. Però quando viene a cadere l'identificazione con qualche immagine esterna che ci dia sicurezza e sentiamo senza barriere il tocco della vita, il tocco che la vita genera nel nostro cuore, allora dietro a questa fragilità scopriamo uno spazio sconfinato in cui siamo nessuno, ma questo nessuno è collegato a tutte le cose e respira con esse. Scopriamo che non c'è alcun bisogno di difenderci attraverso immagini e modelli di identità. Nel momento in cui la mente smette di schermarsi dalla propria fragilità, un gran senso di libertà e ristoro si può far strada. Un senso che ci dice che non c'è nulla di male a essere vulnerabili, anzi, è proprio nella nostra vulnerabilità che scopriamo di essere sensibili a tutto. Ci accorgiamo allora che ogni cosa, ogni situazione ci tocca nel profondo. Gli eventi apparentemente esterni allora diventano onde che vibrano nel nostro cuore. Ehm,
E allora, possiamo scoprire l'influsso spontaneo che tutti gli avvenimenti esercitano nel nostro cuore, liberi di accogliere queste onde come degli eventi naturali. Scopriamo anche di essere noi stessi allora, nient'altro che onde, totalmente interconnesse, e allora non c'è più neanche nessuno che debba accogliere queste onde. Quindi, paradossalmente, ma una volta passati dal qualcuno di questi modelli difensivi al nessuno di una totale interconnessione di tutti gli eventi, il nostro senso un nuovo senso di libertà si fa strada. Il riconoscimento della propria vulnerabilità diventa un'apertura senza riserve al tocco della vita, in una venerazione per ogni singola esperienza, dove traspare forse il presentimento di quello sfondo dell'essere che è inconoscibile alla mente, ma forse non al cuore. E in questo spazio di libertà si comincia a scoprire con tenerezza la propria vulnerabilità. La paura, la vergogna, la disperazione di fronte al fatto di essere totalmente esposti ai capricci del destino, cedono il posto alla pacata impeccabilità di chi vive sapendo che l'adesso è tutto quello che c'è, completo così com'è. Quindi l'accettazione che avviene al di là del nostro io, della vulnerabilità, evoca un sentimento nuovo e sconosciuto di profondo rispetto per se stessi, per gli altri, per tutto, proprio in quanto effimere, irripetibili, palpitanti espressioni di quella immenso movimento della vita nella sua solennità. Sentirsi niente più che una figura al vento, che una foglia al vento. Allora, quando appassisce la paura, un gran senso di sollievo e di leggerezza viene, perché ci libera dal peso di quell'io che era stato costruito dalla mente, e scopriamo forse una incontenibile pienezza che era nascosta dietro a questo filtro. E questo non è fuori della portata di nessuno, anzi, forse ci accade più spesso di quanto non crediamo, anche se la mente, sempre indaffarata a cercare qualcosa che la soddisfi, non riesce nemmeno a riconoscere questi momenti di pura grazia. Eppure sono sempre qui, basta fermarsi un attimo a guardare nel profondo del cuore. E il riconoscimento di questa vulnerabilità, come spesso ripeteva Jiddu Krishnamurti, porta con sé una dignità che niente può corrompere. Una dignità che, per esempio, traspare da un altro testo taoista, un testo taoista del Chuang-Tze, che è uno dei testi, diciamo, che si trovano proprio alla radice del taoismo, che dice così: l'uomo in cui il Tao si manifesta non fa male a nessuno, eppure non si ritiene buono o gentile. Non si preoccupa del proprio utile, ma non disprezza quelli che se ne preoccupano. Non si dà da fare per accumulare beni, ma non fa della povertà una virtù. Va per la sua via senza dipendere da nessuno, ma non si vanta della sua solitudine. Non si attiene ai comportamenti della folla, ma non si lamenta di quelli che lo fanno. Titoli e ricompense non lo attirano, biasimo e censura non lo scoraggiano. Non traccia il confine fra il giusto e lo sbagliato, fra il grande e il piccolo.
Perciò ho udito dire che l'uomo del Tao resta sconosciuto. La virtù più alta non produce alcun utile. Il vero sé è assenza di sé e l'uomo grande non è nessuno. Ecco, abbiamo visto che a volte è la vita che magari dolorosamente ci fa questo dono, ci mette in una situazione che è un'occasione unica per smascherare le nostre false identità. E ma questo diventare nessuno non è la fine, è un inizio, è l'inizio di un volo che va nell'incredibile. Essere nessuno è apertura all'infinita possibilità di essere chiunque, a seconda dei casi. Come diceva quel bel titolo di Pirandello, no, "Uno, nessuno e centomila". Possiamo essere uno, possiamo essere nessuno, possiamo essere centomila. Perché queste non sono quello che veramente sono. Sono quello che appare nello spazio che sono, capite? Essere nessuno vuol dire niente da dimostrare, niente da difendere, ma solo una suprema libertà. E non è qualcosa che uno deve trovare, deve costruire, capite? È proprio quello che noi già siamo. Essere nessuno è apertura estrema al mistero di tutto questo, che accade senza bisogno che ci sia qualcuno a farlo accadere. Ecco perché, e concludo questo mio discorso di oggi, Dogen Zenji, che è stato il fondatore dello Zen Soto, diceva, c'è in un suo testo, particolarmente tre frasi importanti su questo. Diceva, conoscere la via è conoscere se stessi. Conoscere se stessi è dimenticare se stessi. E dimenticare se stessi è essere illuminati da tutte le cose. Bene, se ci sono domande, osservazioni, riflessioni o silenzi, è un modo di condividere questo spazio che noi siamo. Volevo dire una cosa io. Dai, No, mi ha fatto molto pensare questo discorso, è talmente rivoluzionario, no? Poter essere nessuno, che uno degli attacchi più grandi che ti fanno nelle aziende è il mobbing, cioè farti appunto apparire nessuno, cioè sentire nessuno. Volevo soltanto fare questa ma riflessione. no, no, è vero, per quello che dicevo che spesso una delle umiliazioni più forti è quando uno ti dice tu non sei nessuno, ma, ma dire tu non sei nessuno significa vedere questo nessuno come la fine. Nessuno è un infinito inizio, quindi è un complimento. Uno gli dovrebbe dire grazie. Molto bello. Anch'io ho una domanda. Ciao, ciao cara. Ciao. Cioè, in realtà non è proprio una domanda, è una condivisione. Ma il nostro mondo va esattamente dall'altra parte, ma proprio, come posso dire, se noi per un attimo pensiamo a tutte le
persone che conosciamo che in qualche modo hanno una visibilità pubblica, un forte grado di riconoscimento pubblico, ecco. L'impressione così in maniera un po' ingenua, banale, è come se loro fossero un po' di più, come Quelli che dire, sono come più uguali degli altri, dici, no? sì, come se, come posso dire, nella nostra, così, almeno quantomeno nella mia idea, se mi faccio la domanda, come dire, se questo, la quantità di persone lì fuori che ti riconoscono è come se tu sentissi appunto di avere un valore dal punto di vista dell'esistenza maggiore, ok? E quindi è esattamente il contrario di quello che tu ci hai detto. Come dire, il nostro mondo funziona invece su questo, proprio su quanto gli altri riconoscono a te che ci sei e che non sei nessuno, che sei precisamente quella cosa lì, insomma. Cioè, non so se ho capito quest'ultima cosa che hai detto, cioè fai carriera solo se sei qualcuno. Non so Sì, se ho capito sì, bene. cioè questo, il nostro mondo, come dire, ti rimanda un'immagine di esistenza eh, eh, piena e soddisfacente nel momento in cui anche gli altri ti riconoscono, perché Beh, diversamente non è così. certo, mi pare che Desjardins diceva che nella nostra, diciamo, società tutti si possono complimentare con te se hai vinto il premio Nobel o se hai fatto un architetto ha fatto un grattacielo particolarmente bello o se uno ha superato un esame o ha avuto un posto elevato, no? Tutti si complimentano con te per la tua efficienza lavorativa, nessuno si complimenta per avere uno splendido rapporto di coppia, da cui dipende molto di più la felicità o l'infelicità di una vita, ma eh, questo elemento va di pari passo con la sopravvalutazione dell'aspetto attivo e manipolativo del fare che Mm. è necessario, è utile. Non sto parlando. Il problema è che noi, questo già lo aveva detto uno psicologo negli anni 70, Arthur Deichmann, che aveva mostrato come anche con dei correlati fisiologici noi attraversiamo momenti in cui c'è la modalità attiva, che è quella del problem solving, del manipolare la realtà per fare bene, e però la alterniamo con un'altra modalità che è quella ricettiva, in cui non manipoliamo il mondo, ma lo lasciamo entrare dentro di noi. Mm. E di nuovo, io lo dico spesso, tutti si complimenteranno con te se sei riuscito a mm, superare un esame e nessuno si congratulerà con te se sei stato una mattinata in un parco a sentire gli uccellini che cantano. Anzi, magari pensano che sei un po' un fannullone come i monaci lo pensavano di Shantideva. Mm. E Krishnamurti da piccolo era considerato uno scolaro mediocre perché si incantava a guardare un albero dalla finestra invece che fare i Mm. compiti, no? Ecco, e quindi il punto è che la modalità ricettiva è fondamentale anche per il problem solving, perché se noi prima non riusciamo a assimilare tutto quello che riguarda il problema, è poi difficile risolverlo. E infatti passiamo da una manipolazione all'altra, cerchiamo di risolvere i problemi senza questa fase di assimilazione passiva, senza il tempo, perché
l'avete visto tutti che quando avete un qualche problema, non sempre la soluzione viene immediatamente. C'è una gestazione in cui se si lascia lavorare, tante volte addirittura si va a letto che si ha un problema e la mattina quando ti svegli, no? Che vuol dire? Vuol dire che ci vuole tempo. Da noi il tempo non c'è, si deve fare tutto velocemente e la velocità diventa un valore. Un valore cioè se tu una cosa l'hai fatta veloce di per sé, magari l'hai fatta peggio, ma vale di più. Mm. Basta vedere, che ne so, un esempio, i test d'ingresso all'università. Io trovo che sia completamente assurdo che siano fatti a tempo, perché alcuni test, quelli che specificamente devono vedere la velocità con cui la tua intelligenza risolve i problemi, devono essere a tempo, ma gli altri no. Io dubito fortemente che geni come Einstein sarebbero riusciti a superare dei test a tempo, capite? Ecco, quindi è vero, in questa fase la modalità ricettiva viene molto rimossa e invece viene dato valore a quella attiva. Attivo. Però, cioè, quella attiva non è sbagliata di per sé. Mm. Cioè, così come non è sbagliato che se uno è bravo, lo fanno... Cioè, il problema è che se tu sei bravo nel tuo lavoro, tu dovresti fare carriera, perché non è sempre così. Però, voglio dire, si premia, no? Se tu sei bravo. Il problema non è quello, il problema è pensare che questo sia un elemento che necessariamente ti porta alla felicità, che è la meta suprema a cui tutti mirano in quello che fanno. E allora ci si perde in un sacco di anni per costruire qualcosa che crediamo ci darà la felicità e proprio per questo diciamo, siamo così impegnati a cercare la felicità che non ci accorgiamo che è qui, è già qui, è sempre stata qui. E guarda caso, questa felicità che è sempre stata qui è un senso di completezza e questa completezza c'è quando non siamo più convinti di essere un io isolato, perché un io isolato, un io separato è un io piccolo e non può avere la completezza del tutto. È quando noi scopriamo di essere nessuno che ci accorgiamo che, ecco, tutto questo c'è, tutto questo accade, punto. Non c'è un io a cui accade, anche l'io accade e tutto accade da sé. Questa è la cosa più semplice, eppure sta sotto i nostri occhi, eppure non ce ne accorgiamo e questo è perché pensiamo che le cose accadono a me e che io invece sono quello a cui le cose accadono. Grazie Mauro. Posso? Vorrei intervenire? Prego. Allora, ciao e grazie. Ciao. Allora, da tanto che volevo porti questa questione, che non è proprio una domanda, anzi se mi aiuti a dipanare. Allora, tu hai detto più di una volta, c'è l'io psicologico e poi c'è l'io separato. Allora, prima domanda, qual è la differenza? Mi sono chiesta io, no? E poi in un altro satsang dici se uno ha mal di denti va dal dentista, se uno sta male va dallo psicologo, no? Come dire, a ogni situazione c'è, diciamo, un tipo di risposta. E poi c'è un'altra cosa, che è quella che facciamo noi, diciamo, no? Cioè di uscire da questa separazione dell'io che si sente separato, no? Allora, pensando alla mia, chiamiamola esperienza di vita, no? Da ragazza stavo male e sono andata allo psicologo.
Poi sono passati tanti anni e ho deciso di fare un'analisi perché stavo male, ma non era quel male di prima, era una roba già diversa. E poi ho continuato a fare le mie stupidate, i miei errori, eccetera, per cui mi dicevo, ma che cos'è cambiato? A cosa mi è servito, no? Mm. E la domanda è un po' questa. Ciò che è iniziato allora, quando ero giovane, no? Stavo male, eccetera, non si è più fermato. Cioè, quel lavoro che ho cominciato a fare con una persona davanti, che mi aiutava a dipanare tutta una serie di cose, in realtà non si è mai fermato, ha continuato in modi diversi. Diciamo che la grossa differenza era che prima ero tutta concentrata sui miei dolori e poi visto che soffrivano pure gli altri, e per cui non mi sono più sentita così sola e caso, no? Perché anche quella era una punta di narcisismo, come dire, no, come soffro io non soffre nessuno. Quindi uscire da questa separazione, di sentirsi così diversa dagli altri e vedere che anche gli altri, non so, quando ero sull'autobus, sul metro, cominciavo a vedere quelle donne stanche che tornavano a casa, no? Cioè, il dolore degli altri. Allora, appunto, ma ecco, questa cosa centrale, questo lavoro non si è mai fermato, ha continuato. Ma che cos'è, no? Mi sono chiesta e te lo chiedo. Tu Mm. dirai, se non lo sai tu, come faccio a saperlo io? Però diciamo che per usare parole grosse è la ricerca della verità, no? Però in fondo mi sono detta, è sempre un modo per cercare di stare meglio, no? Per uscire in soldoni è questo, no? Ehm, non so, avrei tante cose da dire, ma comincia a dire tu qualcosa, poi Sì, allora intanto il primo aspetto che tu hai chiesto era la differenza fra Dio l'io psicologico e psicologico, l'io separato. separato. Allora, quando noi parliamo di un io psicologico, parliamo di due cose che non sono identiche, ma che sono integrate, insomma, in qualche modo. Cioè, da un lato, quelle che in psicoanalisi sono spesso chiamate le funzioni dell'io. Le funzioni dell'io sono dei funzionamenti che sono coordinati insieme e possono funzionare meglio o peggio a seconda naturalmente della situazione. Per esempio, noi dobbiamo coordinare quello che percepiamo con i movimenti, oppure quando per percepire dobbiamo coordinare quello che ci portano i cinque sensi con tutto il reparto linguistico e concettuale che riconosce quelle macchie e dicono è un lume, quelle altre dicono è un libro. Quindi in qualche modo questo richiede delle funzioni che in qualche modo si coordinano. Per esempio una funzione dell'io che è particolarmente importante è quella di decidere quando, come e se può avvenire lo scarico di un istinto. Cioè, se io mi sento attratto sessualmente da una persona, non è che gli zompo addosso perché come provo l'attrazione gli devo zompare addosso, ma chiaramente non è appropriato e allora l'io è quello che argina tutto questo e poi devo mettere in atto magari una serie di relazioni, di seduzioni, eccetera, eccetera. No, quindi l'io è anche quella funzione che stabilisce quanto dei nostri istinti può essere espressa in azione o quanto no, e quando e come. Queste sono le funzioni dell'io. Poi c'è un'altra cosa che noi chiamiamo io e sono le rappresentazioni di sé. Le rappresentazioni di sé sono le immagini che abbiamo di me. Queste immagini, adesso non voglio andare troppo nel dettaglio perché c'è tutta la teoria delle relazioni oggettuali parla dell'origine di queste immagini, le interazioni fra il neonato, il bambino
piccolo e la madre che creano sempre delle rappresentazioni interne dell'oggetto e del soggetto messi insieme, eccetera, eccetera. Adesso non vado nel dettaglio. I ruoli che noi abbiamo, noi ci rappresentiamo, se tu vai a scuola assumi il ruolo dell'insegnante o del discente, no? E poi vai a casa con tuo marito, il ruolo della moglie, poi coi figli il ruolo della madre, poi coi genitori il ruolo della figlia, cioè tutte queste rappresentazioni che non sono funzioni, capisci? Sono rappresentazioni di sé e che funzionano bene quando sono elastiche. Sì. E funzionano bene perché se io faccio il professore a scuola e poi quando vado a casa con mia moglie faccio il professore, con mio figlio faccio il professore, dopo 2 mesi mi ritrovo solo come un cane perché nessuno sopporta uno che fa il professore 24 ore al giorno, no? Ecco, Sì. per dire. Quindi, allora, il punto è che quindi l'io funziona così, funziona con una serie di rappresentazioni che sono interfacce fra noi e i rapporti e con una serie di funzioni che devono coordinare le cose e che quindi questo io appare come una specie di centro, ma le funzioni funzionano bene quando le immagini del sé non sono troppo, troppo forti, troppo solide. Cioè, perché molto spesso noi ne scegliamo una o una serie difensivamente e pensiamo di essere quello, capisci? Non pensiamo di essere un professore quando vado a scuola, un allievo quando faccio un corso di cucina, un marito, eccetera, ma pensiamo di essere il figlio dei nostri figli a volte, o il figlio di nostra moglie, o il figlio la figlia di nostro marito, cioè qualche una di queste immagini si reifica e allora va a inceppare il funzionamento delle funzioni dell'io. Mm. E quindi la fluidificazione delle immagini del sé, che sono costruzioni mentali, è fondamentale affinché le funzioni dell'io, che sono impersonali, funzionino bene, capisci? Ora, fra le immagini del sé c'è anche una che è molto radicata, che è quella che io sono un'entità separata, che io sono un io separato. Probabilmente c'è un'origine evolutiva in questo, Sì. cioè io mi vivo dentro al corpo perché da lì devo difendere l'organismo, cioè se io mi vivo dentro l'organismo lo difendo. Se mi vivo all'esterno, che mi importa di quello che succede all'organismo? Apparentemente. Quindi diciamo che probabilmente, però una volta che si reifica questa immagine, io sono convinto di essere un'entità separata, allora la mancanza, l'incompletezza, la solitudine diventano un qualcosa che diventa intrinseco proprio a come vivo. E quindi da questo punto di vista questa immagine del sé come un io separato non solo è illusoria, ma il fatto che diventa così apparentemente reale è all'origine di tutti i conflitti, è all'origine della paura, perché posso aver paura solo di quello che è fuori di me, separato da me, è l'origine del desiderio, perché desidero quello che non ho, è l'origine del conflitto e così via. Allora, che succede se divento nessuno? Che le funzioni dell'io di questo organismo continuano a funzionare meglio. Non è che se io divento nessuno non percepisco più niente, non penso, anzi, ma tutto questo accade spontaneamente, non c'è bisogno di pensare che a parte c'è un io che lo fa, si fa da solo. Ma questo presuppone la sparizione o la comprensione che si tratta solo di una cosa illusoria, di quell'immagine di sé come un io permanente, un io separato, capisci? Quindi ora, nel momento in cui uno intraprende
un cammino di introspezione psicologica facendo una terapia o un'analisi, eccetera. È chiaro che lo fa perché in genere ha dei problemi che vuole risolvere per stare meglio. E quindi è chiaro che questo è una cosa sacrosanta, perché per esempio investigare la mia storia personale, la storia di questo organismo con cui io sono identificato e che ha avuto certi genitori, ha avuto certe esperienze e quindi ha certi handicap da un lato, certi talenti dall'altro e certe cose che non scorrono, e andare a investigare tutto il mondo inconscio che in qualche modo ci mette i bastoni fra le ruote, ma c'è anche uno strato inconscio che ci dà le soluzioni intuitivamente attraverso i sogni, eccetera. Ascoltare tutto questo non è soltanto un modo di far funzionare molto meglio la mente di questo organismo, ma è anche un'esplorazione appassionante, penso. Sì. Quindi non vedo perché, se uno gli piace farlo, non debba farlo, anche perché diciamo che dal punto di vista dell'organismo che noi crediamo di essere soltanto questo organismo, dal punto di vista dell'organismo, finché vive, la vita gli porrà nuove situazioni da cui è importante imparare, mai viste prima. E quindi noi, finché siamo vivi, c'è sempre qualcosa da migliorare, c'è sempre qualcosa da approfondire, c'è sempre qualcosa da vedere, c'è sempre qualcosa da imparare. Ed è, credo sia anche il modo in cui noi, quando viviamo la vita senza noia. Proprio perché se tu hai questa apertura al fatto che quello che ti succede è in fondo un invito a vedere qualcosa di più, a aprire porte che non hai ancora aperto, a togliere i bastoni fra le ruote che ancora stanno lì, e beh, diventa un viaggio interessante, no? In fondo tutte le favole sono così. Come una volta ho fatto un discorso dicendo le favole finiscono e vissero tutti felici e contenti, non iniziano mai perché descrivere una vita dove sono tutti felici e contenti non c'è gusto. Il gusto è quando tu devi combattere contro il cattivo, devi scoprire il mistero, devi andare in terre lontane per capire, no? Dove sta la felicità, eccetera. Quindi diciamo che da questo punto di vista il punto qual è? Che tutto questo, un conto che accade quando c'è l'idea e prendo per reale l'idea che sono io a fare tutto questo Sì, e che io sono soltanto questo corpo-mente. Un conto è quando non c'è più nessuno a cui accade. Allora tutto quello che tu hai raccontato della tua vita può accadere lo stesso, ma non c'è più nessuno a cui accade. E tu, diciamo, se vogliamo usare ancora la parola io, non sei solo questo organismo che si chiama, scusami, ti chiami, come ti chiami? Giuditta, Giuditta. Giuditta, che si chiama Giuditta. Sei Giuditta anche ed è l'onda, ma sei pure il mare e quell'onda non è separabile dal mare. Allora, capito, il respiro diventa infinito, illimitato e il senso di separazione non c'è. E allora c'è un senso di pienezza e il profumo di questa pienezza è la felicità. Tu più volte hai usato, almeno un paio di volte, il cammino per uscire dall'io. Sì, Chi esce dall'io? infatti. Sì. Cioè il punto è che fin dall'inizio non c'è nessun io da cui si deve uscire, non c'è proprio. L'io psicologico appare come una costruzione, come qualcosa di utile nell'organismo, come l'organismo c'ha il cervello, c'ha le mani, c'ha gli occhi, ma, ma quello che noi siamo, beh, è nessuno e tutto. Ecco, ma allora che differenza c'è, se c'è una differenza, tra questo percorso cosiddetto spirituale e un percorso invece di ricerca
diciamo, che facciamo noi in Occidente, che è la psicanalisi, Tu una volta hai detto che, per esempio, Krishnamurti ce l'aveva in modo particolare, sembra, no? Cioè, diceva spessissimo che cosa volete che sappia lo psicologo, no? Cioè, diceva perché, chissà se esiste anche l'inconscio, poneva anche spesso questa questione, no? E non so chi aveva definito lo psicanalista come soggetto supposto sapere, cioè com'è la frase giusta, non me la ricordo, però io suppongo che tu sappia ciò che io non so, cioè, e via, no? Mm. E un'altra volta avevi detto che, cioè io mi sono domandata, ma per esempio gli indiani dell'India, gli indù, quando hanno un problema, mica vanno cioè adesso magari sì, ma in passato non avevano la psicanalisi. E tu una volta hai detto che esiste comunque un concetto di inconscio anche nel mondo orientale, o qualcosa del genere, forse ho capito male. Ecco, però la questione che ponevo è, perché l'elemento centrale è quello che dicevi, che a un certo punto capisci, almeno non è che lo capisci, lo vedi, che la mente produce le sue cose e va e va e va, no? Fa il suo lavoro, diciamo, fa il suo lavoro. Però ecco, quando cominci a vederti, a vedere come questi funzionano, cioè il lavoro la cosa che ho imparato seguendo te, leggendo dei testi, eccetera, no? Proprio questa barca vuota di cui hai parlato Mm. varie volte. È un grande senso di liberazione. Però quando poi ti accadono delle cose cosiddette negative, ti risenti di piombare di nuovo in quella. E allora adesso sono più tranquilla perché so che comunque poi va, non so, va per fatti suoi, quindi insomma, che stiamo a star male più di tanto. Però ecco, quindi qual è questa differenza? Se c'è una differenza? Perché a volte mi chiedo, ma com'è stato questo passaggio, o forse non è un passaggio, tra questa ricerca, diciamo, psicologica, e invece qualcosa che è diventato, vabbè, noi lo chiamiamo spirituale, no? Ma la questione, diciamo, centrale, ho fatto tanta fatica, ma adesso mi sembra di esserci in qualche modo arrivata, è questa roba del libero arbitrio che non esiste, che le cose accadono. Io sono appassionata di gialli, no? Mm. Spesso vedo alla televisione dei gialli inglesi molto belli, molto, molto, molto belli, fatti molto bene, e dove spesso, o anche il Simenon per esempio, no? Sì, c'è il colpevole, ma sono proprio stati gli eventi eh, che accadono intorno a questa persona, che sono al di là, no? E quindi con grande tristezza il detective deve arrestare perché questo ha ucciso, ha fatto del male, eccetera. Però veramente ti viene da dire, no? Ma non era colpa sua, cioè le cose accadono. E, insomma, il mio discorso è un po' pasticciato, però non so, potrei andare avanti per un po'. Guarda, allora, vabbè, provo a dire qualcosa diciamo, su quello che hai detto. La psicoterapia comincia, ovviamente, uno ha dei problemi, scopre di avere dei problemi, questa è la prima segno. Se io non riconosco di avere dei problemi, se io mi scelgo sempre una compagna o un compagno di vita che ha certe caratteristiche negative e dico sono sfortunato perché vado sempre a incappare in questi, non comincerò una terapia. Se invece io comincio a chiedermi ma perché io mi scelgo come compagne sempre questo tipo di persone, allora comincia un'introspezione psicologica. Posso pensare ai miei rapporti con i miei genitori, eccetera. Se vedo che non cavo il ragno dal buco, come si dice, cioè che non risolvo questi problemi da solo, solo allora io vado a spendere soldi e a passare tempo con uno specialista, con uno psicoterapeuta, perché insieme possiamo tirar fuori
quello che non so, Mm. ma che il mio inconscio trasmette attraverso i sogni, attraverso le associazioni, quello che sia. E quindi piano piano sbrogliare la matassa e quindi avere una vita più armonica. Se ho delle crisi di panico, magari mi passano, se ho delle fobie, eccetera, eccetera. Quindi, ed è la stessa cosa che succede con il corpo. Se il corpo si ammala, vado dal medico e mi dà delle medicine o una dieta o quello che sia per poter riequilibrare il corpo. E finché abbiamo un corpo e una mente, ci saranno nell'uno o nell'altro o entrambi delle cose che devono essere accomodate, diciamo così, attraverso delle... E questa è la linea dell'automiglioramento, che io chiamo dell'automiglioramento, che ripeto, non finisce mai finché siamo vivi. Finché siamo vivi c'è sempre qualcosa da guarire, da migliorare, eccetera. Quindi è un percorso, se vuoi. Però il punto della spiritualità, chiamiamola così, o dell'assoluto, è che l'assoluto non è un percorso, Sì. non è assolutamente un percorso. E la prima cosa che accade è che questo percorso della vita uno si accorge che non c'è nessuno che lo percorre. Come diceva il Buddha, c'è la sofferenza ma non c'è chi soffre, c'è la via ma non chi la percorre e così via. Quindi dal punto di vista di questo io, va bene? È normale che l'io psicologico nel corpo-mente cerchi di stare meglio e tema quando, cioè non stia bene quando non sta bene. È perfettamente naturale questo. Il punto è che da questo punto di vista, però, se io penso di essere un io separato, che è soltanto questo corpo e questa mente, chiaramente la questione diventa gravissima. Capisci? Perché? Perché sono solo quello. E quindi si aggiunge un senso di incompletezza, un senso di angoscia che ha a che fare con la falsa identificazione della coscienza o di quello che penso di essere con questo corpo-mente. Quindi da questo punto di vista l'assoluto, che sarebbe il tutto, tutto quanto, compreso il corpo-mente, comprese l'assoluto, non è che ha niente da offrire a questo io separato, nel senso che quando, ripeto, ho bisogno di guarire, non è che possa, che l'assoluto mi dice adesso te guarisco, no, e piglio e vado da un medico. E così per i problemi psicologici, quindi non c'è niente di male, di sbagliato o di falso in quello che accade. Uno sta male e va da chi pensa che lo possa migliorare. E comunque il punto non è questo, il punto è pensare che ci sia vivere come evidente che io sono un io separato a cui accadono tutte queste cose. Queste cose accadono, si manifestano apparentemente da questo niente che appare come ogni cosa ed è tutto lì. Allora, vedere questa evidenza è liberatorio, completamente liberatorio. Questo non vuol dire che se il corpo sta male o se la mente sta male, c'è lo stare male. Non è che uno allora non prova più dolore. Non è uno... allora, se tu... Facciamo un esempio più non di un malanno fisico, ma di un malanno psicologico. Se tu hai una fobia, no? Sai, no? La fobia è aver paura di una cosa e non fa paura, va bene? Oppure uno soffre di claustrofobia, per dire, o di agorafobia, cioè la paura degli spazi. Allora, hai una fobia. Vuoi guarire?
da questa fobia, te ne vai da un buon analista e può darsi che in qualche anno, perché ci vuole sempre tanto, di nuovo il discorso del tempo, può darsi che tu guarisci dalla fobia. Ma se tu tutto questo percorso l'hai fatto mantenendo l'idea di essere un io separato, non per questo tocchi la completezza, il cui profumo è la felicità. Hai una vita più soddisfacente, ma qualcosa dentro di te continuerà a cercare la felicità. Esatto, sì. Se invece tu hai la fobia, ma per motivi che non riguardano l'io, succede che viene vista la illusorietà dell'io separato, Mm. tu continuerai a avere la fobia, ma Non sentirai sarà la così. completezza e l'agio di tutto questo, nel senso che la fobia sarà un punto, un'onda di un oceano, non sarà che tu sei solo quella, capisci? Perde di pesantezza, perde di importanza. Se fai tutte e due le cose, Meglio no. ancora meglio. Però ecco, l'idea che molti nei circoli spirituali hanno l'idea che siccome la meditazione è una cosa che va verso l'assoluto e quindi vale più di una psicoterapia che è a rimboccarsi le maniche e andare lì a risolvere certi problemi psicologici del tuo passato, allora pensano che la meditazione, che, no, che l'assoluto possa guarire Certo. anche tutti i problemi psicologici. E non è così. Non è così perché ogni cosa che si manifesta a livello del corpo-mente, diciamo, ha il suo modo di svolgersi. Ecco, io sono sempre, con tutta la mia grande ammirazione per Krishnamurti, sono sempre sospettoso quando viene criticata la psicoterapia da persone che non ne hanno avuto un'esperienza. Perché io ho conosciuto tanta gente la cui vita, che baciano il terreno della psicoterapia perché nella propria vita hanno una vita più piena e più... Il che non vuol dire che hanno risolto il problema della completezza e della felicità, perché non è questo il compito della psicoterapia, come non è il compito, diciamo, spesso faccio l'esempio, lo spazzolino da denti serve soltanto per pulirsi i denti, è uno strumento semplice e limitato. Un violino è un'altra cosa. Un violino ti fa scoprire la matematica, perché le note sono anche matematica, ti fa scoprire la creatività, ti fa esprimere emozioni e sentimenti. Però prova a lavarti i denti con un violino e ti accorgi che va molto meglio lo spazzolino. Ecco, allora questa idea che col violino ti puoi lavare i denti è come quando si dice che quando tu ti apri al tutto hai risolto tutti i problemi. Male che va, rimangono, ma non te ne importa più niente, ok? Però rimangono, capisci? Quindi, e allora se uno li può risolvere, perché no? Il punto non è quello, il punto è che vedere che andare in psicoterapia, fare una psicoterapia, capire il passato e fare tutto questo è un evento che accade senza che ci sia nessuno che lo fa. Così come accadono quegli elementi che dici tu nei gialli, dove uno poi alla fine ammazza qualcuno. Certo. E tu sei, ed è questo il punto per cui ci diceva l'uomo del Tao non tira la differenza fra la ragione e il torto, no? In quella lettura che ho fatto. Tu non sei solo quello che fa la psicoterapia, sei anche l'assassino. Sei anche? L'assassino. Ah, l'assassino. Cioè, sei tutto, capisci? Cioè, o perlomeno non sei nessuno, cioè c'è solo il tutto. Vabbè, non so Grazie. se ho risposto. Grazie. Posso intromettermi? Prego. Non ci conosciamo, io l'ho scoperta di recente, sto leggendo un suo bellissimo libro, ho seguito alcune delle sue
di questi suoi satsang, ho una storia simile a quella di Giuditta, Ah, analisi freudiana, analisi jungiana. E adesso sto facendo una cosa transpersonale e sto leggendo e sto capendo questo, cioè sto capendo che ho avuto una vita di soddisfazione, di successi e tutto quanto, ma non di felicità. E quindi mi chiedo lo spirito, no? Parliamo di spirito. Ma insomma, io credo in realtà che il suo sia un insegnamento molto importante, poi che come Krishnamurti rifiuti di fare l'insegnante è tanto apprezzabile ed è però importantissimo che ci sia qualcuno che poi indica questa strada che ci fa capire, insomma, in una certa fase della nostra esistenza, magari se fosse successo anche prima sarebbe stato meglio, ma insomma c'è ancora forse un po' di tempo per scoprirlo e per capire che si può essere quell'onda, che cos'è quell'onda, si può essere parte di quel mare. ecco, Io vedo che è importante forse che... Allora, il punto qual è? Che se quello che dico viene recepito come un insegnamento, viene recepito come un percorso. Cioè io imparo e questo mi aiuta a un certo punto a scoprire che non sono l'onda ma sono l'oceano. Allora, il problema qual è? Il problema è che un percorso ha un punto di partenza A e un punto d'arrivo B, che spesso è considerato l'assoluto, che ne so, la liberazione, l'illuminazione, quello che sia. E qualcuno che percorre. Ora, il punto è che noi non riusciremo a essere pace, finché non siamo tutto. La completezza è scoprire che siamo tutto. Ora, se io penso che devo fare un percorso per raggiungere il tutto, io penso di stare fuori di questo tutto. Cioè io mi vivo come un'entità finita che deve raggiungere un infinito che non è infinito perché ci manco io. Quindi se il tutto è tutto, deve essere già all'inizio, dal punto A, deve essere anche il percorso, per dire che è già qui adesso, e l'unico momento per rendersene conto è adesso. Per fortuna nostra, adesso non finisce mai, quindi è sempre adesso. Ma l'idea che io devo capire qualcosa attraverso un insegnamento sta spostando sempre un po' più in là dell'adesso, quello che posso vedere solo adesso, per cui diventa l'unico ostacolo a vederlo adesso. Questo non toglie però, devo dire, che può succedere che in questi incontri la risonanza, quella che io chiamo la risonanza dell'essere o il sorriso dell'essere, sia contagiosa dappertutto e ci abiti. E quindi che adesso possa succedere questo qualcosa che non dipende dall'io, no? Però finché pensiamo di essere qualcuno che deve seguire un insegnamento per raggiungere qualcosa, stiamo spostando in un futuro che non c'è e con l'idea che non c'è adesso ma ci sarà allora. Mentre è solo adesso, sempre solo adesso. Che poi è molto semplice, è tutto questo che accade. Tutto questo che accade perché c'è questo, io lo chiamo il nulla che appare come tutto, prendendolo da una formulazione di Tony Parsons, perché
in realtà questo nulla non è il niente, ovviamente, ma è un nulla rispetto a quello che la mente può conoscere. E quindi un insegnamento ti fa conoscere delle cose e noi pensiamo che se la capiamo una cosa, allora l'abbiamo raggiunta. Qui è il contrario, cioè il nulla che appare come tutto è nulla per la mente perché è del tutto irraggiungibile e incomprensibile. Incomprensibile perché contiene fra le cose che appaiono i pensieri e la mente, ma non può essere quindi toccato dal pensiero e dalla mente perché è la sorgente da cui vengono. Ed è irraggiungibile perché sta qua. Quanti passi ci vogliono per arrivare qua? Ma non è poi facile. No, è impossibile per l'io. Per l'io è impossibile, perché l'io pensa che lo deve raggiungere. È come liberarsi da lì. No, l'idea di liberarsi dall'io vuol dire che ci sta un secondo io. Capisci? Quello che può succedere è smascherare questi paradossi in cui noi ci troviamo, ma tante volte succede che a un certo punto si getta la spugna. Ricordo, adesso lo dico, insomma, parole magari non sono precise, prima l'ho letto, ricordo quel verso di Shantideva che dice: quando di fronte alla mente non resta più né qualcosa né niente, allora la mente che conosce cessa e c'è pace. Grazie. Posso? Sì, certo. Avevo l'audio disattivato, quindi chiedevo, ma non avevo risposta. Scusate. Allora, io da quello che hai detto, innanzitutto ciao a te, ciao a tutti e grazie sempre per questi incontri nutrienti, li definirei nutrienti. Da quello che hai detto io ho fatto una riflessione che mi ha molto toccata e che riguarda me personalmente, quindi insomma parlo di me. Questo fatto di identificarsi in qualcosa, in qualcuno, l'io separato, in relazione soprattutto all'essere nessuno, ecco, questo mi ha fatto pensare che io, date le mie condizioni fisiche, mi identifico con il personaggio di una malata, nel senso che io, come sai, insomma, sono stata baciata da una malattia importante e, dalla quale non guarirò mai, nel senso che la malattia è destinata a degenerare ma non a regredire. E quindi diventerebbe molto importante cogliere proprio l'adesso, no? L'attimo, perché quello che si sta vivendo, quello che mi tiene in vita, cioè l'adesso, per me è la vita. Ciò nonostante è difficilissimo, vabbè, ho già detto altre volte, tenere a mente questo basilare principio dell'adesso, del qui e ora. Però ho riflettuto e questo mi è stato di molto aiuto, quello che tu hai detto stasera, perché considerarsi nessuno, mi sono resa conto di quanto io sia personificata nella malattia, quindi io sono la malattia, anche se a livello razionale sono perfettamente consapevole che la mia vita non è solo la malattia, è molto di più, ma è molto forte questo sentirmi come malata e quindi questo porta delle conseguenze perché significa autolimitarsi nel fare certe cose che magari potrei anche fare, avere timore di farne altre perché magari potrei infettarmi e quindi avere dei problemi, eccetera, eccetera. E mi sono resa conto di quanto la mia vita in questi ultimi 5-6 anni sia stata influenzata da me stessa, cioè la vita, io stessa mi sono auto-influenzata, nel senso che mi sono data
un personaggio, un costume, una veste da indossare. La veste è quella della malata che ha avuto questo problema e che vive costantemente con questo problema, che porta con sé dei corollari: la paura del futuro, la paura del dolore, la paura della morte. Tutto questo ovviamente è molto lontano, no, dal vivere il qui ed ora, ed è ancora più lontano dalla gioia, da quella felicità, come dicevi prima, a cui tutti in un modo o nell'altro ambiamo, e questo crea delle difficoltà. Quindi la prima cosa che mi sono detta è che forse bisognerebbe cambiare abito, quindi dismettere l'abito del malato e, per indossare quale altro abito non so. E questa era la riflessione, però ecco, una consapevolezza ce l'ho avuta questa sera da questa tua conversazione con la quale ci hai intrattenuti, che non è un insegnamento, che non è niente, ma che io trovo molto nutriente, che dà molta pace nel momento in cui appunto qui e ora siamo tutti insieme e parliamo e condividiamo, diciamo, il nostro essere. L'altra domanda secca, che invece quella era una riflessione ed era appunto una mia condizione particolare. Invece la domanda secca che faccio è come sentirsi nessuno, oppure come considerarsi, perché a livello razionale ci si arriva tutti, no? Non dobbiamo identificarci con l'io separato, facciamo parte di un tutto, cioè, sono tutte cose che a livello di ragionevolezza comprendiamo bene tutti, o perlomeno io, insomma, a livello razionale ce l'ho tutte ben presenti. Da qui a sentirmi nessuno, da qui a sentirmi tutto, da qui a sentirmi onda di un mare, ecco, lì c'è una difficoltà, perché mi rendo conto che non è il livello di ragione, di mente, no, che ti può aiutare, non è a forza di sentire, di leggere, di studiare che tu puoi arrivare a. Tu arrivi a quando senti dentro di te questa cosa, quindi è proprio il sentire. Ora devo dire che in tanti anni questo sentire non l'ho mai avuto, anzi la vita poi mi ha portato, insomma, con eventi che ci sono stati, proprio ad essere sempre più separata da questo sentire, quindi mi rendo conto di quanto sarebbe importante sentire questa cosa qua. Come si fa a sentire, Mauro? Questa è la domanda secca. Dopodiché ringrazio tutti per l'ascolto e mi fermo qua. Grazie della tua condivisione, sempre molto, molto autentica. Allora, intanto diciamo che è perfettamente naturale in qualche modo che il corpo si preoccupi e la mente, no, si preoccupi del corpo e quindi usi delle cautele quando non sono eccessive, ovviamente, no? E poi tu però sembra che hai sottolineato il fatto molto comprensibile è che fra le immagini dell'io che fanno parte dell'io psicologico, l'identificazione con l'immagine di malata ti ha creato dei problemi, ti ha limitato in una serie di cose, no? Ecco, quindi questo è diciamo già un insight che mi sembra molto importante. Cioè un conto è sapere che il corpo c'ha delle cose che non vanno, per cui bisogna che stare attenti a certe cose. Questo cioè, mi sembra un criterio di protezione del corpo e così via. Quindi, però, pensare non questo corpo è malato, ma io sono malata, allora a questo punto è chiaro che quella che è una limitazione, che cioè il corpo è malato, diventa totale, cioè viene a invadere
l'idea che io sono malata, come se tu fossi soltanto il corpo, no? Ecco, quindi questo mi sembra un insight importante, perché relativizzare l'idea del malato significa lasciare lo spazio aperto per altre immagini dell'io. Come dicevo prima, uno, nessuno, 100.000. È chiaro che se vai dal dottore a fare un'analisi o a fare una terapia, l'io che si presenta è l'io della malata. È chiaro, se no non vai dal dottore. Ma quando Certo. incontri un bambino per strada, quando vedi una nuvola bianca che si tinge di rosso al tramonto, quando guardi negli occhi uno sconosciuto sull'autobus, cioè lì a che serve io sono malata? È chiaro che quindi questa tua consapevolezza, questo tuo insight sul fatto che ti sei troppo identificata, non vuol dire che allora tu non devi pensare che sei malata, ma quella è solo una parte di questo vasto universo che tu sei. E questa è la prima cosa che mi sembra importante da vedere. Sei malata nel senso che il tuo corpo è malato, ma tu sei tanto di più. O tanto di meno, se sei nessuno. Cioè, è uguale, il più o il meno di quando si tocca l'infinito è la stessa cosa. Ora, come si allora tu dici: "Io, ci penso a queste cose ne sono convinta, però non è che questo mi aiutano per questo mi aiutano a sentire", no, quello che dicevi Sì. dopo. Allora, questa chiarezza intellettuale ovviamente non ha il potere di dissolvere la sensazione, dell'io separato. Quindi è chiaro che la chiarezza intellettuale, può aiutarti, a evitare tanta sofferenza inutile nella vita, no, la visione non duale. Basta pensare che per essere in conflitto bisogna essere in 2, no, se tu Certo. vedi invece ecco, quindi voglio dire ha un suo valore tutto questo per l'adattamento alla vita, ma non ha il potere perché, come spesso diceva Tony Parsons, una volta che tu hai la comprensione, sei una persona che ha la comprensione, ma sei sempre una persona. Ecco, e allora il punto qual è? Che nel momento in cui tu ti chiedi, ma io come cioè ma io come faccio a sentire? Chi è che lo chiede? Lo chiede sempre questo io Più separato, separato. perché, diciamo che qui le parole non riescono ad arrivare, ma quello che è, l'assoluto, e per assoluto intendo questo nulla che appare come tutto, non può essere sentito, né può essere pensato o conosciuto. Quindi se da un lato, il nostro intelletto, il nostro pensiero non può comprenderlo, anche il sentire, se per sentire intendiamo averne esperienza, non è possibile perché anche le esperienze che noi facciamo, per fare un'esperienza deve essere limitata l'esperienza a una forma. Se io ho esperienza di un suono acuto, in quell'istante non può essere anche un suono basso. Se io ho esperienza del colore rosso, non può essere il blu. Quindi l'esperienza e il sentire, se io sento un piacere, non è un dolore. Quindi il sentire stesso, non può rivolgersi al tutto, capisci? Quindi non lo puoi né pensare, né comprendere, né averne esperienza, Esperienza. ma tutto quello che fai, tutto quello che sei, tutte le esperienze che fai e tutti i pensieri che hai non sono altro che il nulla che appare come tutto,
come pensieri, come esperienze, eccetera. Questo è un vedere senza che ne ci sia nessuno che lo vede, capisci? È dietro di te, sei tu, cioè dietro di te. Allora, diciamo così, ci sei tu che osservi te, osservi il tuo corpo, osservi le tue esperienze, osservi quello che riesci a capire, osservi che ti senti malata. Quindi ci sei tu che osservi tutte queste cose. Può succedere un'altra possibilità, e cioè che questo io che osservo tutto cada, scompaia, si riveli una semplice miraggio. E quello che rimane è tutto questo. Quello sei tu. È una cosa più semplice, capisci? Non è più complessa. Non devi trovare qualcosa fuori da cui sentire tutto questo. Devi lasciar cadere, non lo puoi fare, non ti posso dire fai così, perché mi rivolgerei a te come a un io che può farlo, ma non c'è nessun io che lo possa fare, ci sei solo tutto questo. Ci sta questo, ci sta quel corpo pensa di essere malato e tutto questo accade da sé e appare e scompare continuamente, insieme con tutte le altre esperienze che noi pensiamo che facciamo, che faccio io, ma che in realtà si fanno da sé, sono autoluminose. La coscienza non è mia, non c'è una coscienza a parte che osserva tutto. La coscienza è la vividezza con cui ogni cosa appare e questa vividezza non ha mai fine. Così come l'apparire e lo sparire non ha mai fine, c'è solo questo. E questo quando a volte succede che c'è questo vedere, che non è l'io, diciamo così che è il tutto che vede, che vede se stesso, che risplende. E quando c'è solo questo, allora quel senso di pienezza, di completezza, di pace, di felicità c'è. Ovviamente non evita il dolore. Cioè, hai paura del dolore. Hai paura del dolore perché il dolore è il dolore. Oh. Cioè, il dolore fisico è terribile. Non c'è, però può esserci un dolore fisico insopportabile che per fortuna anche quello prima o poi appare e scompare, e nello stesso tempo non questa pienezza che è pace e felicità. Certamente quando c'è il dolore sembra occupare tutto, è un Lo imbuto, no? spazio. Occupa tutto lo spazio, ok, succede, ma un conto è che allora pensi che veramente ci sia solo quello, e un conto è che accada in qualcosa di più vasto, che magari in quel momento non lo puoi sentire, non lo puoi pensare, ma c'è. E quello c'è sempre, perché è sempre adesso, è sempre vita, è sempre con un imbuto che in questo momento c'è sta solo il dolore e col dolore c'è spesso un io che è separato, che deve mettersi in rapporto col dolore, no? Succede questo. Cioè, quando c'è il dolore, io che faccio? Come faccio a farmelo passare il prima possibile? E allora devo controllare il dolore, lo devo manipolare, lo devo fuggire, lo devo accettare, lo devo lasciare andare. Le proviamo Certo, tutte. tutte. E qualcuna funziona meglio di altre, per esempio il lasciare andare a volte o l'osservare aiuta, però insomma è perché c'è sempre io e di fronte
qualcosa, la vita che mi appare come dolore, ma in realtà non è vero, non siamo due, non posso stare fuori della vita, fuori del dolore, perché tant'è vero che il dolore mi fa male, come ti posso dire che sto fuori? Allora a volte è proprio il dolore, è una fortuna quando succede, che fa collassare questo dualismo fra me che devo controllare il dolore. E allora resta solo il dolore. Ma se c'è il dolore, non c'è più nessuno che lo prova. Cioè, non è che se ne va, ma è un'altra cosa, non c'è più quella lotta, quella paura, quell'angoscia. Solo che non lo possiamo scegliere. O succede oppure è un processo che va avanti così, fino a che non collassa. Capisci? E il punto è che se penso che io posso fare qualcosa, sto rinforzando questa doppia polarità, io e il dolore. Allora mi devo lasciare andare, però lasciare andare è un'azione che faccio io, capisci? Sì, E non c'è niente di male aver paura del dolore, voglio dire, cavoli, cioè, chi non ha paura del dolore? Cioè, paura è una reazione dell'organismo, penso. Anche una cellula di fronte a una minaccia si contrae. Non è, la paura, da questo punto di vista, va bene come tutto quello che accade. Accade la paura, accade il dolore, ma può accadere anche che collassi questa separazione dal dolore e rimanga solo il dolore. Poi ci sono, ovviamente, i vari stili di rapporto col dolore, per esempio la mindfulness può essere in certi casi molto utile per dire, no? Però sentirsi non essere così travolti dall'angoscia, dalla paura del dolore, eccetera. Per carità, esistono un'infinità di cose, no? Io però sto parlando dal punto di vista non di far passare il dolore, che è certo, sacrosanto se uno riesce a farlo passare con tutti i mezzi possibili e l'organismo quello cerca di fare, no? Ma sto certo. parlando di qualcosa di più vasto e dal punto di vista dell'organismo a volte succede, a volte che scompaia colui che è convinto che il dolore gli sta accadendo o quello che deve fare qualcosa per arginare il dolore, perché questo è un conflitto continuo, una lotta continua, no? Grazie Mauro, grazie tante. Mi viene scusa, da aggiungere ancora una cosa, diventare nessuno significa fare spazio a tutto, fare spazio al dolore, fare spazio alla paura del dolore. Ecco perché dicevo, non è la fine, è l'inizio di un'apertura verso l'infinito. Solo se sei nessuno, solo se sei nulla, il tutto si manifesta. Posso? Certo, prego. Grazie, grazie Mauro e grazie anche per gli interventi che sono stati molto, molto interessanti, grazie. E anche, no, ascoltando anche l'ultima questione che è stata posta, mi è tornata ancora in questa immagine che ho avuto proprio mentre lei parlava di quelle immagini di umiltà all'inizio, no, del suo discorso, Mi del dai del tu maestro. per piacere, dammi del tu perché così è più semplice, dai. Va bene, Mauro, ci provo. E queste immagini bellissime di umiltà che mi richiamano proprio quest'idea del puro ricevere. Quindi è come se sentissi che quel mollare, quell'identità, appunto non è qualcosa che noi facciamo perché lo vogliamo, ma accade come accade l'abbandono fiducioso a qualcosa di più grande
per cui non hai più bisogno di difendere un'identità tua, ma ti apri a ricevere. E è come se in quel puro ricevere, che poi è anche l'umiltà di riconoscersi appunto dipendenti, quindi non sei tu che ti fai da solo, ma appunto dipendi da qualcosa di più grande. E in quell'apertura, in quella ricezione, c'ho questa immagine che mi viene che è come tornare ad essere proprio quella cellula che eravamo all'inizio, no? Nell'utero materno, che era una cellula che semplicissima, però aveva una potenzialità infinita, cioè era capace appunto di sviluppare tutti i tessuti, tutto. Però in sé era ancora appunto nulla, ma nulla nel senso che era la piccola cellulina completamente dipendente dalla vita circostante, dal grembo. E quindi questa questione appunto della dipendenza mi sembra, almeno a me ha toccato molto, cioè riconoscersi non come noi che ci facciamo da soli, che ci costruiamo da soli, ma proprio come pura ricettività e dipendenza da qualcosa di più grande. Allora in quello mi sembra che le identificazioni che abbiamo cadano da sole, cioè non c'è più bisogno di tenerle su, perché tanto la vita ci viene donata e scorre naturalmente attraverso di noi, senza che abbiamo bisogno del controllo, no? Dell'io che si va a prendere le sue cose, che manipola, Però in quel ricevere c'è pura vita che scorre, cioè l'io cade da solo. Mi sembra, insomma, è quello che sento, poi non so se può essere un'immagine, ecco, questa che è utile. Mm. No, penso di sì. Diciamo che noi riceviamo nella misura in cui non siamo. Voglio dire, più sono io, meno riesco a ricevere dal tutto. Mm. È come quella storia zen del professore universitario che va a trovare il maestro zen che gli serve il tè e lui parla dello zen, parla dello zen, parla dello zen, dicendo tutto quello che ha scoperto e il maestro gli versa il tè finché la tazza non trabocca, no? E allora il professore gli dice, ma maestro, ma quella tazza è così piena che è inutile versarci ancora perché non c'entra più niente. E lui dice, è come come la tua testa, come la tua mente, è così piena di cose che non c'entra niente, cioè non ci può entrare niente. Quindi più siamo io, meno riusciamo nel modo ricettivo di cui parlavo prima a ricevere. Meno siamo e più spazio c'è. Ma quando arriviamo alla singolarità di essere nessuno, è l'infinito che si manifesta. Così come uno può essere convinto di essere un'entità isolata e soffre di solitudine, di incompletezza, essere solo il corpo-mente, o può scoprire anche solo a livello fisico che l'organismo è fatto dell'aria che respiri, dell'acqua che bevi, della luce del solare che ti attiva, cioè, e che quindi noi siamo un nodo di una rete di rapporti dove ogni cosa per esistere ha bisogno dell'intero universo, perché il mio corpo per respirare ha bisogno dell'atmosfera, ha bisogno del sole, ha bisogno della galassia, ha bisogno... E quindi uno comincia a vedere che la propria identità non è solo quel nodo di quella rete, perché non lo puoi staccare, se lo stacchi sparisce, non esiste più, ha bisogno di tutta la rete per esistere, ha bisogno di tutto l'universo. E allora l'universo è fatto non di cose separate, ma di un'infinità di relazioni. Il punto è che se noi la vediamo
così, a un certo punto scopriamo che ogni cosa è fatta di altre cose. Cioè, il nostro corpo è fatto di aria, non di corpo, è fatto di aria, è fatto d'acqua, è fatto di cibo, è fatto di un'infinità di cose che non sono il nostro corpo. E senza quelle, che rimane del nostro corpo? Niente. Perché le ossa, le cose sono fatte, sono un organismo biologico, è un tubo con un buco di entrata e uno di uscita, che è attraversato da un flusso di sostanze che mentre lo attraversano sono quel tubo. Fanno, e allora, e allora quello che io sono mi rimanda a delle relazioni con altre cose, con l'aria, col sole. Però se io mi chiedo che cos'è l'aria, che cos'è il sole, di nuovo non è aria, non è sole, perché anche quelli sono fatti di altro. E allora più vedo le relazioni, meno riesco a capire che cosa è in relazione con che. E quando spariscono le cose e rimangono solo le relazioni, spariscono pure le relazioni. Ed è lì che collassa tutto e che si mostra il mistero del nulla che appare come tutto, che è l'unica cosa che riusciamo a vedere senza doverci costruire sopra nient'altro. Sì, sì, è bellissimo questa immagine, anche proprio della relazione, perché io sono ancora, insomma, ferma un po' lì, in questo sentire che c'è una relazione, quindi un mio dipendere da qualcosa di più grande. E in quella relazione appunto scompare, alla fine cioè, c'è davvero, c'è pura relazione e basta. Ehm, Però ecco, quello spazio più grande in cui anche la relazione accade è ancora un mistero. Un mistero, ma è quello che sei, è quello che tu sei, perché tu ti vivi come parte in relazione con una cosa più grande, nella misura in cui ti vivi ancora come qualcosa. Se non ti Sì. vedi più come qualcosa e cade la maschera, cade pure la maschera di quello che è più grande, di Dio, quello chiamalo come ti pare. Quello che rimane è il mistero senza, senza confini. Grazie. Va bene, allora se non c'è nessuno che vuole intervenire, intanto ringrazio come al solito chi ha reso possibile questo incontro, Olivia e Fabrizio, che si prestano sempre col sorriso a questa iniziativa. Vi auguro buonanotte e statemi bene.